Ciao a tutti, homebrewers e appassionati! Come ho accennato nel precedente video, la stagione produttiva 2023-2024 è terminata e mi sto prendendo al momento una meritata pausa, ma sto già pensando alle prossime produzioni per la nuova stagione 24-25 che inizierà penso nel prossimo autunno. Ho pensato di fare un video riassunto della stagione appena conclusa e di vedere insieme un po' di numeri e statistiche sulle birre che ho prodotto. «14 cotte. È il maggior numero di produzioni che ho fatto in una stagione finora. Solitamente arrivavo a 7-8 cotte l'anno. Complice anche il canale YouTube che mi è stato di grande stimolo, ho lavorato molto di più e ho raddoppiato le produzioni. Per rendere ciò possibile ho dovuto anche allestire delle nuove camere di fermentazione, senza le quali non avrei potuto alternare più produzioni nello stesso arco di tempo. Le 14 cotte sono state eseguite tutte con tecniche all grain, 9 con la mia classica configurazione con impianto all-in-one più sparge con batch da 23 litri, 2 piccoli batch da 10 litri in Biab con una pentola e una sacca filtrante e 3 cotte con batch da 12 litri in Biab, cioè con la mia pentola all-in-one ma senza sparge. Il totale di litri prodotti durante la stagione è di 270 litri. Ho prodotto 12 birre ad alta fermentazione e 2 a bassa. Come stili e paesi di origine ho fatto 6 birre di ispirazione belga, 3 britanniche, 3 birre divise nelle regioni tra Germania e Repubblica Ceca e 2 luppolate che si dividono i luppoli per varietà tra America e Nuova Zelanda. 10 birre hanno fermentato con lieviti secchi, mentre 5 hanno fermentato con lieviti liquidi attivati con lo starter. In particolare sono la Weiss con il ceppo della Weihenstephan, la Bierdegard col ceppo da Kolsch, 2 ceppi liquidi per la Belgian Double che ho diviso in 2 batch singoli, un interessante esperimento che vi consiglio se non l'avete visto di andarlo a vedere nei 2 video appositi, e un ceppo liquido Witbier per la mia appunto Blanche Witbier. La birra col minore grado alcolico è stata la Tropical IPA, una Session IPA con 4.2 gradi. La birra più alcolica invece è risultata essere la Belgian Double con 7.8 gradi. Doveva esserci qui l'Imperial Stout, ma poiché la fermentazione si è bloccata prematuramente a una densità finale di 1,29, questa ha raggiunto i 7.6 gradi invece di sfiorare i 9 come avrebbe dovuto. La birra più chiara è stata la Witbier con il suo colore giallo paglierino con un valore di 6 EBC, mentre la più scura è stata l'Imperial Stout, con ben 70 EBC che gli hanno conferito un cosiddetto colore nero impenetrabile. La birra meno amara è stata la Weissbier con soli 13 IBU. La più amara sulla carta invece è l'Imperial Stout con un valore di 59 IBU, ma quella con l'amaro percepito più alto però è la Tropical IPA, perché considerando il rapporto dolce-amaro, anche se con soli 44 IBU, la Tropical IPA ha un rapporto di 1.04 rispetto all'Imperial Stout che ha un rapporto dolce-amaro di 0.69, quindi un amaro percepito molto più intenso sulla Tropical IPA. La birra riuscita meglio e anche la più fortunata è stata senza dubbio la Bierdegard, uno stile di birra che non avrei mai brassato probabilmente se non fosse stato per il fatto che il Mobil ha designata come birra per la finale del campionato 2023, a cui mi sono classificato. Questa birra mi ha regalato non poche soddisfazioni, con un buon terzo posto alla finale del campionato Mobi ed un primo posto alla tappa belgio del campionato siciliano. Ma soprattutto è venuta fuori una birra molto interessante, buona e piacevole. Penso molto probabilmente di rifarla il prossimo anno. Dopo la Bierdegard, tra le più riuscite citerei la Witbier. Considerando la difficoltà nello stile è venuta abbastanza bene e si è fatta notare anche al concorso One Shot con un ottimo terzo posto e l'approvazione dei giudici internazionali presenti a quell'evento. Se tutto va bene la presenterò alla quarta tappa Mobi di quest'anno che si terrà fra pochi giorni, dove appunto nello stile come menzione speciale c'è la Witbier. Anche le 2 Belgian Double sono venute abbastanza bene, in particolare quella con il Weiss 1762. Su questa avrei scommesso qualcosa in più.
Si è classificata quarta alla tappa Belgio del campionato siciliano, anche se all'epoca aveva appena 3 settimane di rifermentazione ed era quindi ancora molto giovane. L'ho mandata anche alla terza tappa del campionato Moby a 4 mesi di maturazione. Nonostante le buone valutazioni nelle schede, con punteggi di 35 e 38 su 50, non è riuscita però ad arrivare al tavolo finale. Mi sono ripromesso comunque di conservare qualche bottiglia per ripresentarla magari il prossimo anno in altri eventi, quando è già bella matura. Tra le birre meno riuscite della stagione citerei la Pilsner. È venuta comunque una birra abbastanza bevibile e senza troppi difetti, ma manca il carattere che volevo ottenere sia per quanto riguarda la parte maltata, sia per i luppoli. Anche la fermentazione non è stata molto pulita. Mi è stato segnalato infatti la presenza del DMS. L'Imperial Stout ha avuto un blocco nell'ultima parte della fermentazione. Nonostante una lunga fase di fermentazione e maturazione, con un travaso intermedio anche per riattivare un po' il lievito, si è fermata a 1,29, quindi ho deciso comunque di imbottigliarla. Purtroppo non sono riuscito a seguire bene la rifermentazione in bottiglia, perché dopo essersi stabilizzata, proprio quando ho smesso di ricontrollarla, ho notato recentemente che ha sovracarbonato tanto, facendo un grande gushing all'apertura e rendendo molto difficile il servizio e la bevuta. Il gusto comunque non è male, è apprezzabile il suo carattere e mi dà delle buone informazioni se volessi rifarla o rivedere un po' la ricetta. L'ultima saison, anche se ancora un po' presto per giudicarla bene, non mi sta dando delle buone impressioni. Troppo bruciante e lascia una certa stringenza sul finale, forse colpa dell'abbondante uso del luppolo Saaz in aroma e dry hopping. Sto vedendo che è davvero difficile fare emergere bene il carattere del luppolo in una saison, senza dare troppa stringenza o troppo sapore vegetale. Una birra invece che pensavo fosse venuta male, ma in realtà è venuta più che bene, è la Marzen. È una bassa fermentazione su cui ho voluto fare un travaso pre-lagarizzazione con un sistema non molto ben collaudato per ridurre o evitare il contatto con l'ossigeno. Sono rimasto per molto tempo convinto che la birra in questa fase si fosse ossidata molto e che il difetto si sentisse. Probabilmente al primo assaggio la birra non era ancora arrivata a una buona maturazione per il suo stile. Al concorso One Shot, dove l'ho presentata come Fest Beer, ha raggiunto il tavolo finale con dei buoni punteggi di 35 su 50, mentre alla seconda tappa Moby 2024, presentata come Marzen, è stata apprezzata probabilmente ancora di più, con dei buoni punteggi di 36 e 39 su 50, che tuttavia non sono bastati per fargli raggiungere il tavolo finale. Comunque veramente dei buoni riscontri per una birra a bassa fermentazione, fermentata nei comuni fermentatori in plastica non in pressione e rifermentata in bottiglia. La birra che mi ha stupito di più invece per i risultati ottenuti nei concorsi è stata la Tropical IPA. L'ho presentata alla terza tappa Moby come Specialty IPA, categoria nelle quali vanno inserite le birre in stile Session IPA con base American IPA. La birra però è capitata in un tavolo dove probabilmente non è stata ben compresa, perché i giudici hanno segnalato che, pur avendola trovata buona, non hanno trovato nulla di speciale, pur essendo catalogata come Specialty IPA. Questa categoria però è stata inserita per catalogare una serie di birre luppolate ma che non rientrano in una categoria specifica, come le Session IPA. Comunque con appena 33 su 50 la birra è riuscita ad arrivare al tavolo finale, dove sicuramente è stata apprezzata molto di più, arrivando quinta tra le 10 finaliste. Altre birre che non sono venute male ma non hanno neanche stupito particolarmente sono la Dark Mild e la Weissbier. Due cotte molto semplici che ho deciso di fare con una tecnica BIEB a scopo quasi didattico. La Weiss mi ha dato l'occasione di provare per la prima volta un lievito liquido con la sua attivazione tramite uno starter e il risultato è stato molto buono. La fermentazione è andata molto bene e il profilo è abbastanza pulito. Probabilmente avrei dovuto caratterizzare un po' di più il grist, perché avendo utilizzato solo 50% di malto Pilsner e 50% di malto di frumento è venuta molto chiara e basic, diciamo. Un'altra birra venuta bene ma non benissimo è la Belgian Single. La luppolatura non mi è piaciuta molto, mi è ispirato alla Westmalle Extra e in questo caso la luppolatura non era all'altezza, non mi è piaciuta veramente molto. E anche il lievito che ho scelto sicuramente non lo riutilizzerei su questa tipologia. Una birra che rifarò ma rivedendo una serie di aspetti è la Porter. Non è venuta male, ma non ho controllato benissimo la fermentazione, il Fermentis S04 probabilmente ha lavorato in un range un po' più alto di quello che avrei desiderato in tumultuosa. Un altro aspetto da rivedere è sicuramente l'acqua. Avendo utilizzato un'acqua molto dolce e dato l'abbondante uso di malti scuri, il pH è sceso molto facilmente.
Però questo sicuramente ha influito anche sul carattere della birra. I giudici infatti mi hanno segnalato un'eccessiva acidità. Devo riprovare utilizzando delle acque più minerali, con più bicarbonati e forse con un altro lievito. La birra più controversa della stagione, invece, quella che ha ricevuto dei pareri più discordanti durante l'anno, è la prima cotta della stagione, la Saison, quella fatta sulla stessa ricetta e procedimento della birra che l'anno precedente ha vinto una tappa del campionato Moby. A mio parere la birra non è venuta male, non è ai livelli di quella dell'anno precedente su molti aspetti, però comunque rimane una birra bevibile e di carattere. L'ho presentata in 3 eventi e ho avuto dei pareri molto diversi. C'è chi ha trovato troppi fenoli e alcoli superiori, chi l'ha trovata buona e piacevole, chi l'ha trovata poco attenuata e chi troppo attenuata, ed infine chi l'ha trovata così poco piacevole e piena di difetti da dargli sulla scheda un punteggio inferiore a 20. Un punteggio sotto i 20 su 50 definisce una birra veramente brutta e imbevibile, con grossi difetti e che dopo un assaggio va lasciata nel bicchiere. Io, ad essere sincero, quando ne apro una la bevo con piacere e la finisco volentieri. Pur non trovandola troppo raffinata e pulita, non mi sembra una birra però così cattiva. Sto pensando che lo stile Saison è molto polarizzante. Ci sono giudici che apprezzano una Saison rustica e di carattere e giudici invece che la penalizzano molto. Birre a parte, sto producendo 2 bevande fermentate. Se tutto va bene, ve ne parlerò poi quando saranno pronte. Abbiamo concluso questa lunga sintesi della stagione appena conclusa. Se volete vedere nel dettaglio le cotte di tutte le birre di cui vi ho parlato, le trovate nella playlist Le mie cotte. Se avete domande, consigli o suggerimenti, sono sempre disponibile a discuterne con voi sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto e volete darmi il vostro supporto, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo al prossimo video.